Ciao a tutti, io sono SteWenergy e benvenuti in questo video speciale sull'annuncio di City Skylines 2. Questo è un video che tutti quanti aspettavamo con ansia e avremmo voluto vederlo, chissà, magari anche un anno fa, 2 anni fa. Eccolo qua, è arrivato. Questo è il primo video gameplay preso dal gioco, che è stato pubblicato e annunciato l'11 giugno, ieri. Oggi 12 che sto registrando. Allora, ieri l'11, in occasione del Summer Game Fest e in occasione dell'appuntamento con l'annuncio dei giochi dati con l'Xbox, come avevo preannunciato nel video precedente, se lo avete visto, se no andatelo a recuperare, sul commento delle 4 immagini leak che erano state pubblicate e poi tolte, che io avevo dubitato che fossero originali, nel senso che mi sembrava strano che fossero poi state cancellate. In realtà, ragionandoci anche poi quando ho fatto il video, alla fine io vi ho commentato: potrebbe anche essere l'11 giugno, vedete che c'è Xbox, e ci ho preso, non so in quanti altri vi avevano annunciato l'11 giugno, e io, non avendo nessuna entratura dentro la Paradox e alla Colossal Order, ho avuto anche questa fortuna e ci ho preso. Bene, andiamo a commentarlo. Esce il 24 ottobre per console, PS5, Xbox e Steam PC. Ok? Quindi non PS4, non Mac, però PS5, Xbox sì, e PC. Bene, io non vedo, qui c'è scritto PS4 logo, secondo me non esce per PS4, però mi sbaglierò, adesso poi vado a controllare e ve lo dico subito prima della fine del video. Allora, andiamo a vedere il video, come probabilmente lo avete già visto, sia in altri canali sia dal canale ufficiale, e poi andiamo veramente a sezionarlo minuto per minuto, anzi secondo per secondo. Se vi aspettate un video veloce, non lo so se ci riuscirò, perché ho talmente tante cose da dire che me ne dimenticherò qualcheduna sicuro. Però andiamo, cominciamo, ci guardiamo il video dall'inizio. E poi lo andiamo a riportare indietro e andiamo a commentarlo.
Ecco, questo è il video originale. Ho tolto l'audio originale perché non so se è coperto da copyright, quindi l'ho assolutamente mutato. Andiamo adesso a riportarlo indietro e andiamo a vedere i momenti, andiamo a fermarlo, lo andiamo anche a mettere con una velocità inferiore, quindi andiamo a mettere slower 0,67, direi che lo possiamo andare a fare slower ancora di più, così almeno siamo sicuri, 0,50, mezza velocità. Allora, intanto anche questa è una scritta che avremmo sempre voluto vedere, perché prima nel trailer c'era la famosa scritta: quello che vedete non è preso dal gioco, non è dall'in-game, questo invece è all footage captured in-game. Questo è effettivamente il gioco, è effettivamente quanto volevamo vedere. E questo è molto molto importante. Allora, innanzitutto, quello che vediamo qui subito, iniziamo a vedere un sacco di particolari. Allora, ovviamente subito ci cade all'occhio la prima cosa, l'incrocio, ovviamente, come vedete, e notate, allora, ci sono delle imperfezioni, ok? Però le vedo qua, come vedete, e per l'occasione mi sono dotato anche di questo bellissimo cursore blu, quindi se voi lo seguite, allora, come vedete qui dove c'è l'unione fra questa on-ramp in salita e la 4 corsie, c'è questa imprecisione, vedete? Qui sotto ce n'è un'altra, però non stiamo a focalizzarci su questi dettagli che sono, direi, per un giocatore vanilla assolutamente ininfluenti, perché noi delle congiunzioni del genere in vanilla ce le sogniamo di notte se non usiamo le mod. Non è assolutamente possibile fare dei numeri del genere, non è neanche possibile avere, come vedete, questo angolo acuto, cioè, come sapete, qui noi avremmo dovuto fare una riga. Sì che adesso c'è un trucco famoso dato da Teddy Radko che permette di andare a cancellare prima del nodo, e quindi però è un trucco, cioè non si arriva a delle cose del genere, no? Questo invece è tutto, ecco, quello che stiamo vedendo e che vedremo in questi 2 minuti di video è tutto vanilla, tutto completamente vanilla, non ci sono mod, quindi quello che vedete lo potremo fare anche noi. Andiamo a vedere confermato quello che abbiamo visto negli screenshot. Quindi, allora, queste sono le linee americane, vedete, 35 miles per hour, la doppia linea gialla del mediano, e anche qui ci sono i binari del tram già, ok? Quindi, poi andiamo a vedere un'altra cosa. Allora, gli alberi, già a questa altezza si vede una definizione degli alberi che gli alberi vanilla non ce l'avevano, ma in più si vedono gli alberi addirittura senza foglie, che non c'erano in vanilla, grandi e piccoli, perché come li vedete qua sono piccoli e qui ce ne sono di grandi, quindi, e ce ne sono di tipi diversi, ma le foglie sono molto più, ce ne sono molte di più, Quindi abbiamo assolutamente un sacco di cose in più. Ogni strada, ecco, qui andiamo a commentare anche qua, come vedete, ecco, guardate questa spirale in salita per poi riuscire a raggiungere, no, qui era fantascienza farla senza mod, queste cose, e questa aggiunzione, guardate qui a destra, questa divisione o congiunzione, come volete, 55 miles per hour, questa cosa qua era impossibile, assolutamente. Questa lo stesso, no, ecco, questo già, quindi come vedete
non ho visto, ma poi commenteremo più avanti, ecco. Allora, questo innanzitutto andiamo un attimo a fermarci. Come vedete qua si sta cambiando questa, andiamo a tornare indietro. Allora, questa città che vedete in questo video è stata realizzata da $2.20, che lo trovate, un famosissimo content creator, youtuber, bravissimo, che ha sempre fatto città molto molto belle con un sacco di mod, ed è ispirata, come ha detto lui nel video che ha fatto uscire, a New York. Strano, nessuno l'avrebbe mai detto con uno skyline così, vero? Non ce lo saremmo mai aspettati. Però già come primo impatto, come vedete qua, ecco, gli edifici che vediamo qua hanno tutta un'altra qualità rispetto agli edifici vanilla. Non sono neanche parenti, ok? Non sono parenti. Questa prima sequenza che andremo a vedere va a dimostrare che sono dei growing, quindi che sono dei growable, e vanno a modificarsi, vanno ad evolvere, e vanno ad evolvere dal livello 1 al livello 5, dal livello, o quelli che saranno, che vedremo. Come vedete, allora ci sono già dei particolari da fare notare. Allora, i pannelli solari qua si vedono ovviamente, vabbè, rotaie col passaggio pedonale, questo qua ce l'avevamo. Si vede una pompa di benzina. Ora, che ci siano le pompe di benzina, quindi che le auto debbano fare benzina, o come c'era anche già nel Vanilla 1, c'erano le pompe di benzina che però erano semplicemente dei commerciali che non avevano nessuna funzionalità. Non lo so. Potrebbero essere già attive, lo diventeranno attive? Boh, potrebbe essere un'idea. Poi qui si vedono, sembrano un impianto di depurazione, potrebbe essere, o un industriale, ma pare un impianto di depurazione. Già notate l'acqua che ha dei riflessi che prima non c'erano. Guardate già da questa distanza come la città è molto dettagliata, e guardate qua sotto ci sono sembrano dei negozi. Questo qua per esempio, andiamo a sbloccarlo, a mano vedete che si vanno a modificare. Questo è un altro livello, oppure fanno vedere un altro tipo di costruzione. Anche qui magari non ci avete fatto caso quando è comparso questo video ieri, oppure sì. Questi sono wall to wall, e questi qua prima di Plazas and Promenade non potevamo avere wall to wall. Uno, perché li avevamo solo nel commerciale, nel residenziale non c'erano. Questi poi sono dei row, quindi rawhide, quindi è della roba tipica appunto americana. E per fare questo, se voi andate a prendere uno degli ultimi edifici di episodi di Light Valley, l'ho dovuto fare con le mod, perché questi edifici ci sono, l'ha fatti Smileys, però questi non lo so nello specifico, ma molto molto simili l'ha fatti Smileys. Quindi come vedete anche questo Vanilla nascono così, già wall to wall, fantastico. I negozi vanno ad avvicinarsi, quindi come vedete ogni casa, every home, ecco, come vedete qua ci sono appunto queste vetrine. Sono negozi, non sono negozi, chi lo sa, potrebbero essere come potrebbero non essere. Ci sono le moto, quindi ci sono le moto che non vengono parcheggiate a caso come avviene da noi, ma vengono parcheggiate come veicolo, quindi occupano lo spazio di un veicolo, quindi ci troveremo, non sono messe una a fianco all'altra. Come vedete piano piano si vanno ad evolvere in questa parte di video. Ecco, come vedete sono assolutamente cambiate, quindi anche qua ci sono degli edifici molto belli, ragazzi. Qui non c'è niente da dire, questo è uno shop, questo qua sotto. Quindi ci sono gli edifici misti, residenziale sopra e commerciale sotto, uffici sopra e commerciale sotto, non lo so, vedremo. Parrebbe di sì, e poi c'è anche un indizio dopo nei menu.
quindi ci sono qualcheduno voleva più pubblicità e ci sono i pannelli pubblicitari. Le automobili anche mi sembrano già fatte meglio, ma lo vedremo anche dopo. Vedete come vanno ad evolvere, molto belle le case. Poi ecco, qui io volevo far notare una cosa. Allora, anche qua ci sono le case a schiera, quindi native così. Poi innanzitutto questo incrocio tra strada e ferrovia è di sbieco. Qui c'è una rotonda assolutamente stunning, assolutamente fa rimanere senza fiato, perché fare tutte queste righe e farla così vicino, farla così piccola, farla con queste strade così tra una e l'altra ci vogliono non so quante mod e non so quanto tempo, e ce ne sono delle altre. Poi guardate gli alberi, che definizione, quindi sono assolutamente bellissimi. Ma una cosa, gli incroci, probabilmente qualcuno di voi è un maestro a fare gli incroci coi treni, ma in Vanilla questo incrocio così mi dispiace, ragazzi. Questo va in un angolo e questo va in un altro angolo, si stanno unendo queste due secondo me. E qua sotto, a dove ho il mouse, c'è dove sta passando la locomotiva, c'è una congiunzione di binari che non è fatta con la curvetta come viene in Vanilla, ma è dritta. Quindi anche qui hanno lavorato non solo sulle strade, ma hanno lavorato anche sugli incroci ferrovia. Ovviamente ci sono, neanche a dirlo, le locomotive, come vedete, locomotiva merci, treni merci, locomotiva passeggeri. Poi qui vediamo altre cose, vediamo anche questa rotonda fatta in questo modo, con questo centro che non ha il grass, che non ha l'erba e che ha le rotaie, quindi confermato da subito che ci sono i tram. Ecco, ci sono i tram, ci sono ovviamente la spazzatura e guardate le macchine parcheggiate, non sono macchine da buttare via, sono fatte già abbastanza bene. Sullo sfondo si vede qualcosa che potrebbe essere un campus, potrebbe essere un edificio governativo, potrebbe essere un'università anche, potrebbe essere uno unique building, vedremo. C'è un parcheggio, assolutamente qua a destra c'è un parcheggio, cosa che in Cities Skylines 1 ce la siamo vista solamente pochi mesi fa, e invece adesso qui ce l'abbiamo di default subito. Quindi come vedete c'è anche un'attenzione al dettaglio, perché qua dietro ci sono anche dei giardini, ci sono altre cose che non ci sono normalmente, e anche comunque questo tram sembra essere molto molto bello, molto molto bello. Ovviamente purtroppo questo è americano, questo è stata presa da $2.20, è stata fatta con il tema americano. È confermato da subito che ci sono gli skyscraper, mentre in Cities Skylines 1 anche questi li abbiamo visti pochi mesi fa, se no avevamo dovuto comprare all'inizio un content creator pack oppure aspettare il livello 5 residenziale. Poi una cosa, ci sono le nuvole, quindi non bisogna mettere una mod per mettere un cloud, ma ci sono le nuvole, c'è l'aurora boreale e guardate i riflessi che ci sono nell'acqua. Guardate le luci che si accendono e si spengono dei vari grattacieli, quindi anche qui attenzione al dettaglio, assolutamente. E qui comincia. Allora, qui ci sono tutta una serie di cose che l'abbiamo viste di più in quello screenshot che hanno fatto trapelare. Questa torre a destra, come ho sentito dire in giro, è una torre dell'acqua, una torre televisiva, una torre. Questa è la torre di Tampere, cioè la città finlandese
dove la Colossal Order risiede, quindi è una torre, quindi non è qualcosa di particolare, è uno unique building che viene dato solamente a chi preordina, è uno degli, e poi andremo a vedere, dei premi per chi fa il pre-order. Vedete, ecco, questo è quanto ha realizzato $2.20 con il tramonto pazzesco, un tramonto così pazzesco veramente. C'è anche la neve, mi sembra, direi qua a destra sui monti. A mano adesso spariscono, ci sono un sacco di cose. Qui in fondo vediamo, se ci ricordiamo, abbiamo visto il porto che non vedremo subito, ma sarà dato tra pochi mesi, da ottobre, quindi nel 2024. I ponti, probabilmente anche questo ponte. Poi vediamo un sacco di skyline. Questo potrebbe essere qualcosa, secondo me è tipo una centrale a carbone, una cosa del genere. Poi, se mi ricordo bene, qui a destra c'era un'altra centrale. Adesso piano piano spariscono, come vedete, e si va a vedere come si può comporre la città, come si aggiunge, e anche la grandezza della mappa. Qui c'è una nave che si muove, e questo è il tramonto con la mappa, rimane solo la torre. Ovviamente in questo video viene data molta enfasi al fatto che il centro dello sviluppo di questo gioco, secondo me, è stato dato assolutamente all'utente. Si sono accorti in tutti questi anni di Cities Skylines 1 che sono arrivati a questo punto solamente perché l'utente ha fatto un sacco di mod, un sacco di asset, e se voi andate a vedere la qualità degli edifici e degli asset e dei prop dall'inizio all'altro ieri ad oggi, è enormemente cambiata. Quindi una qualità del gioco così è perché la Colossal Order ha messo dentro degli sviluppatori che sono nati con Cities Skylines 1, si sono inventati una professione e una professionalità, assolutamente. Poi qui cominciamo con la carrellata di immagini che sono veramente pazzesche. Allora, qui già c'è non so se sia proprio questa l'interfaccia, probabilmente sì, perché se viene data deve essere tutta uguale. Non è che mi fa impazzire, però ecco, diciamo che se non altro è chiara, ok? È chiara, è poco fumettosa, strana, non è tipo The Sims che c'ha tutti, o tipo SimCity che c'ha un sacco di grafica inutile. È comunque scarna. E poi, udite udite, il Chirper c'è, ma è a destra e non al centro, in mezzo e alle scatole, è a destra, quindi sta lì, non dovrebbe rompere. Qui stiamo vedendo la prima schermata dove si vedono tutti i menu che abbiamo già analizzato nel leak, quindi con i tile che sono stati sbloccati o che si possono sbloccare, vedremo il livello raggiunto e tutte le varie cose che abbiamo detto l'altra volta, gli indicatori che sono diventati 6, le zone, i distretti, questo che non si sa che cos'è, le strade, insomma tutte le cose che abbiamo imparato a riconoscere. Il budget, questo farà una piantina, probabilmente saranno le statistiche, queste probabilmente sarà le famose infoviews, queste secondo me, e queste lo stesso, oppure fa vedere una mappa con tutti i trasporti, potrebbe essere, non lo so, vedremo. Qui ci sono i tool che ne vediamo solo un po', nel senso, perché qui è evidenziato solamente la parte, come vedete qui sta tirando giù, come vedete sta spianando, e quindi anche qui normalmente in vanilla cose del genere, se le volevamo un po' più particolari, con il brush size così particolareggiato, la forza così particolareggiata, bisognava mettere su una mod. Qui ci sono già,
Questa parte centrale che vedo c'ha una piantina qua in mezzo, vedete che c'è questo, una piantina e poi una strada. Ecco, probabilmente sarà per andare a modificare gli alberi. Già qui vedete la qualità, notate sempre la qualità degli alberi, niente a che fare con i vanilla attuali, con i primi vanilla, scusate, perché gli ultimi, quelli di Mr. Mason, tanto di cappello. E qui c'è quello per spianare, questo sarà quello per fare la pendenza e così via. Questo sarà il soften e questo sarà il su e il giù, quindi saranno probabilmente i 4 adesso tradizionali, però che si possono modulare di più, come andiamo a vedere. Poi ecco, probabilmente qua io ho l'impressione, non vorrei che qua questo con la piantina indichi qualcosa per andare a mettere o a togliere, a mettere più alberi contemporaneamente o a togliere più alberi contemporaneamente o a mettere del terreno, non lo so. Comunque sul landscaping, per modificare qualcosa del terreno. E questo qua sotto potrebbe essere qualcosa come i sentieri, potrebbe essere, però vedremo. Poi ecco qui ragazzi, vabbè, qui si va a smascellare perché sono cose pazzesche. Allora ci dà una cosa che c'era in altri city builder, fa direttamente la griglia, quindi nulla di nuovo per altri city builder, ma per noi City Skylines sì. Hanno integrato tutte queste statistiche con angoli, con costo 4608 e larghezza, un sacco di caratteristiche, e si possono fare quindi le griglie. Le griglie, quindi guardate, per fare le strade, ecco qua già ne avete quante ne volete. La strada normale, probabilmente la strada 4, la strada 6, le autostrade, gli incroci, le rotonde, i parcheggi, la manutenzione. Quindi mi fa pensare che ci sia anche un consumo del terreno, perché se hanno messo, lo so che c'era la manutenzione anche in City Skylines 1, qualcuno sta dicendo, però era stata introdotta e funziona solo praticamente se c'è la neve, perché se no non ha minimamente senso. I parcheggi non c'erano, le rotonde neppure. Poi ovviamente qua sotto io non ho lo zoom, non ho un occhio di ingrandimento, ma ci sono i pipe, ci sono i tubi ragazzi, quindi qua sotto c'è secondo me acqua, riscaldamento e fognature e energia elettrica, vedremo. E quindi questo è tanta roba, cioè non dovremo più, finalmente saranno sotto alle strade, non piazzate a caso. Oppure uno doveva seguire delle regole sue personali, ok? Questi sono i ponti, quindi come vedete questo sarà un ponte coperto, questo sarà un ponte invece con un ponte scoperto, e qui ci sono nei tool mod, e vabbè, qui si spazia in roba che non c'era in vanilla. Anzi, aspettate che vado a modificarmi l'indicatore, lo metto giallo, torno subito. Eccomi qua, in un attimo l'indicatore è diventato giallo, così riuscite a seguirlo. Tool mode, elevation e snapping. Guardate quanti snapping. Lo snapping è la modalità in cui i vertici vanno ad appiccicarsi o avvicinarsi a qualche cosa, no? Si dice snappare in inglese. E quindi se io snappo su un punto, quindi mi avvicino a un punto, quindi lo raggiungo e faccio delle cose precise. C'è di tutto qua, c'è, come vedete, il punto, il quadrato, il perpendicolare, ce ne sono tantissime. L'elevazione finalmente a metri e non con 3 livelli, se no dovevamo avere la mod. Qui ci sono molti più, probabilmente dritto, curva semplice, smussata non proprio, e questa proprio free mode. Questa è la griglia e questo sarà il sostituisci, per andare a sostituire un tipo di strada piuttosto che un altro.
già qua le strade sono completamente rivoluzionate. Una cosa che non ho sentito e io l'ho notata, non vedo Move It, cioè io non ho visto in queste meccaniche che vedremo trascinare una strada, se non in un momento, però non è Move It quello. Andiamo avanti. Ecco, sì, andiamo avanti, ma non così veloce. Ecco, come vedete già qua, allora i quadrati di zonatura sono diventati 6, come vedete 6 e non 4, quindi il quadrato non deve essere più un 8 per qualche cosa se lo vogliamo fare pieno, ma è di più. 2, 4, 6, 8, 10, questo è un 11, quindi può essere più grande, quindi gli edifici sono, come avete visto, più definiti, possono essere composti in maniera differente, quindi teniamolo conto, teniamone assolutamente conto. Poi qui, anche qua, è confermato, se non l'avevate già capito prima, che la mod Precision Tool, che faceva vedere le distanze, l'altezza e tutti i numerini, c'è già. Quindi, come vedete, anche questa, tipo l'Anarchy, è già praticamente quasi compresa. Il Precision Tool è quasi compreso. Curve così non mi sembra che... Sì, ne potevamo fare quando facevamo il free mode, e infatti vedete che questo è il picco, è quello, secondo me, è quello non proprio free è, secondo me è il quarto. Bello. C'ha la modalità, non capisco dove sia, a parte che qui c'è il parallel, quindi c'è la possibilità già parallel road, come vedremo dopo, dove c'è un ponte è già dentro, quindi anche questa altra mod che è stata inclusa. Non c'è ovviamente il roundabout builder, perché ovviamente le rotonde, come abbiamo visto, ci sono, altra mod che è stata inclusa. Hanno tolto un po' di zonatura strana. Adesso che lui sta facendo questa parte, ecco, come vedete qui non c'è la zona. È una scelta, perché non vedo qua particolari cose che mi permettono di scegliere se c'è la zona o no. Non lo so, forse uno di questi, vedremo. Per adesso non si capisce. Non si capisce se c'è la possibilità, come è stata introdotta pochi giorni fa, la possibilità di poter zonare, togliere la zonatura a destra e a sinistra. Forse c'è, ma io non riesco ad intuirla. Ecco, qui andiamo a vedere innanzitutto il porto, che non so se ci sarà già subito o se questo che vediamo sarà già quello che sarà poi con la prima espansione, che sarà anche riguardanti porti e ponti, come vedremo. Ecco, questa zona, questo modo di costruire è tipico americano, ok? Però è a quadrati. Però, come vedete, ci sono assolutamente delle cose che non era possibile fare. Quindi confermo, vedete, questi dettagli con le case appiccicate, le case belle con i giardini dietro, quindi attenzione, anche abbastanza diversi, insomma, con una varietà. Ci sono gli ombrelloni, ci sono gli alberelli, eccetera. Tutte le scritte, quindi guardate questo incrocio, ecco, questo qua, per farlo così, altro, non so quante mod ci volessero, intersection marking tool, degli anarchy, node controller per andare a far diventare questo qua con la curva, e poi individuatele tutte voi, perché ce n'è veramente tantissimi. I percorsi pedonali, eccetera. Andiamo a vedere che cosa aggiunge. Ecco, qui c'è una cosa, ovviamente qui comincia ad andare nello specifico, andiamo un po' nello spesso. Ci sono 6 modalità di zona residenziale, come vedete.
6 modalità e come vedete ci sono delle cose che non è che vengono. Allora, innanzitutto ce ne sono 6, saranno residenziale bassa densità e residenziale alta densità, quindi verranno grattacieli, ma mano a mano che si va sotto questa parte, questo quadratino qua sotto, come c'è qua, potrebbe essere anche la zona mista, perché bassa densità, densità più o meno alta, ci sono 6 modalità di densità e come vedete ci sono 5 tipi di zone. Perché? Perché hanno unito residenziale, commerciale, industriale semplice, ufficio e industriale Industry DLC, come andremo a vedere dopo. Altra cosa che c'è da notare, allora, a sinistra vedremo tutta una serie di legende con una serie di cose da abilitare o meno. Allora, come vedete, non so bene cosa voglia dire questi building color, network color. Non mi è proprio chiarissimo. Se vuoi vedere il verde dove c'è il building, io intendo che se lo sbafo mi fa vedere il verde al posto di dove ci sono i building, il fucsia di cui ho colorato il puntatorone al posto della signature dei building, cioè dell'impronta di quanto è grande il building, e qui non si vede, forse, però qui non si vede la signature. La signature penso che sia quanto è largo, però. Poi ci sono delle statistiche che non c'erano prima, cioè questo gioco è diventato, dobbiamo entrare secondo me nell'ordine di idee, che diventerà, oramai è diventato da ottobre, diventerà sempre più, intuisco, di simulazione. Quindi come vedete c'è anche per esempio la sostenibilità, suitability, quindi se si adattano, cioè se è adatto il posto dove ho messo la zona residenziale o meno, se è adatto a ospitare una zona residenziale, e che prima noi andavamo ad intuire, non lo mettiamo vicino alle industrie, non lo mettiamo magari vicino alle strade. Qui, come vedremo, ci sono dei parametri molti più parametri, come per esempio qui già c'è il ground pollution. Quindi il blu, questo è blu, non è inquinato, questo è rosso, non ce n'è rosso, ma ce ne sarà. Ok, quindi questa già è una prima legenda. Allora, tenete presente questa parte qua e soprattutto queste due. Guardate qua, temi americano, europeo. Ecco, secondo me questo sarà un modo per fare content creator pack e DLC, cioè come andiamo con ordine, lo andrò a precisare alla fine. Andiamo avanti, andiamo a vedere l'altra parte. Allora, questo azzurro è quello, come vedete ci sono le icone esagonali che non so bene l'effetto che hanno, non so, penso che sia il simbolo con le statistiche di questi edifici, e qui si va a quello dopo. Questi sono gli uffici. Ecco, questo famoso che
che erano azzurro chiaro in City Skylines 1, qui sono viola. Come vedete ci sono 2 livelli di uffici, almeno per adesso. Questa casettina non so, sono comunque dei messaggi che noi dovremmo andare ad interpretare. Adesso li avevamo meno. Penso che ci siano tutta una serie di numeri che girano sotto. Anche qua la signature building penso che ti faccia vedere il basso qua, quindi qua sotto, se non lo vuoi vedere ti fa vedere solo l'edificio, quindi questo qua, e se è buono a seconda di dove si vede la mappa per mettere l'ufficio, quindi dà già un aiuto in più, ok? Quindi questo rosso non è adatto per l'ufficio, vedete? Questa strada rossa non è adatta per l'ufficio. Questa qua dietro ci sono gli uffici, ma lui non la segna come adatta perché è rossa, è bad. Evidentemente per un qualche motivo ci mancheranno servizi, ci mancheranno strade. Sarà la strada troppo piccola? Potrebbe anche essere, no? Non lo so, chi lo sa, vedremo. Ecco, questo è l'unico punto dove si vede muovere una strada, ma non è che sia tanto differente rispetto a quanto stiamo facendo ora. Non ho visto le freccette di Move It. Alcuni hanno detto assolutamente se non mi mettono Move It faccio la rivoluzione. E io come faccio a dirvi, ragazzi, se qualcuno vuole fare la rivoluzione che lo faccia pure. Io non vedo Move It, cioè questa parte di aggancio bellissima, con l'angolo fatto bene, come vedete qui che si riesce a fare un'altezza di 20 metri e si fa una on-ramp e quindi si va a unirla. Qui dà 2 segnali che probabilmente non è unita la strada. Questo pare essere tipo un qualche tipo di recinzione di come si dice, di barra antirumore, però qui non c'è Move It. Io non vedo qua fra questi, se qualcuno mi individua Move It, io non lo vedo. Ho l'impressione che hanno aggiunto tanto ma non ci sia Move It, perché fra questi qua, questi sono solo snap e questi sono solo tool, ma non c'è un qualcosa che mi dice le freccettine. Non ho visto in questo gameplay trascinare strade, modificarle, allungarle a mano così, no. Noto appunto la barra antirumore, noto la vicinanza e la precisione con la quale si possono fare, come avete visto, incroci, e qui c'è anche la ferrovia e la ferrovia elevata, quindi stackable, 1 livello, 2 livelli, 3 livelli. Bene, insomma, bello qui, e si unisce così e l'icona sparisce, ok? Quindi per carità, precisa, però per adesso è qualcosa di più bello, ma sempre vanilla. Qui ovviamente vediamo le autostrade a cos'è questa? Portate pietà. Non so se sia questa sia doppia corsia col sorpasso centrale, 4 corsie, on ramp, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e tutti i ponti con tutte le corsie da 1 a 4. Incredibile, assolutamente unbelievable. E anche qua, ragazzi, un tramonto a dir poco veramente bestiale, veramente veramente bello, con le pubblicità, con gli skyline precisi. Qui Parallel Road, quindi come vedete è attivato Parallel Road, si va a mettere 2
questo saranno i metri, la distanza probabilmente sarà un 2, non so perché intenda un 2. Con questa l'avvicino, con questa l'allontano e vado a fare un ponte a sospensione a 2 corsie, e come vedete ragazzi, da una parte all'altra lui lo prepara e poi tac, lo va assolutamente ad unire. Bello, bellissimo, esagerato. Ci sarà questo ponte il 24 ottobre? Non lo so. Secondo me forse, perché qualche ponte dovranno mettercelo, non è che non possiamo fare mappe senza ponti all'inizio, quindi secondo me sì, diciamo che qualcosa ci sarà. Qui vediamo le zone, quindi vedete 6, vedete che qui manca qualche cosa, questa sarà un'icona che la vedremo. Overlapping items, elevation too low, distance too short. Ci sono un sacco di messaggi che prima invece non c'erano e quindi vedremo. Però si va a unire. Allora questo, ecco qui si va a vedere una funzionalità assolutamente inedita. Allora, questa è l'università. Allora, quello che abbiamo visto all'inizio era l'università. Sarà l'università al posto del campus? Quindi sarà già sotto forma di campus o poi uscirà il DLC campus? Non lo so, però c'ha già dei dettagli che normalmente non c'erano. Come vedete qua tutte le panchine, i giardini, i parcheggi, quest'ala dell'università, dice manca l'accesso all'ospedale. I giardini anche qua, i percorsi, quindi come vedete tutti i vari percorsi pedonali con gli altri parcheggi, le piazze. Sembra essere molto il campus, se devo essere sincero, devo andare ad interpretare i mantenimenti. Allora, innanzitutto qua sì che c'è scritto 7 milioni, 68 mila persone, ecco, però il mantenimento sono 200 mila. E che non è un mantenimento proprio semplice, perché qui ci sono 7 milioni e 600 che abbiamo in banca, ma il mantenimento dell'università adesso non è 200.000. Mantenimento, non per metterlo giù, magari per metterlo giù sì, ma non è il mantenimento. C'è un'efficienza e quindi attenzione, c'è un parametro che ci va a dire l'efficienza, quindi non è, noi adesso la mettiamo lì e ce ne freghiamo, no? E funziona subito. E no, non è più così. Ci saranno determinati parametri per renderla efficiente. Sappiamo che noi arriviamo al 100% quando raggiungiamo magari il livello, però è un'altra cosa. Ok? Quindi ci sono gli impiegati, c'è il numero di studenti, il tempo prima che prendano l'esame, in cui finiscano. Cioè, se io ho bisogno di persone che hanno studiato all'università, perché ho un'icona che mi dice mi mancano i laureati, non è che metto su, come non viene specificato nell'1, però si sa dopo un po' che si gioca bisogna aspettare, non è che io metto l'università, come per magia viene fuori, no. E qui uguale, drop out, quindi quanti se ne vanno, quanti non riescono ad arrivare alla fine e così via. Qui c'è un operating district. Evidentemente adesso io posso buttare questa cosa nel mezzo in City Skylines 1, la metto da qualche parte e funziona, e poi loro si muovono. Qui secondo me no, come vedete non ha accesso, perché e anche qua le strutture dei servizi saranno associate ai distretti, secondo me, quindi dovremmo andare e ci sarà una certa, più sarà grande magari più diminuirà l'efficienza. Poi ci sono altre cose, il noise pollution è indicato in un sacco di cose, il noise pollution. Quindi ci sono molti tipi di inquinamenti che dovremo simulare e non ce ne potremo fregare. Ci sono gli upgrade, quindi come ci sono adesso nei vari DLC,
quindi livello 1, 2, 3, 4, 5 saranno uguali questi qua, o magari quando saranno diversi, è una specie però di modularità. Come vedete ci sono altri pezzi che si possono mettere. Adesso andiamo a far andare, qui è 75.000 di mantenimento al mese, 500, questo è un dormitorio, 500 studenti e produce poco rumore. Come vedete, tac, andiamo a piazzare questo dentro al nostro modulo e quindi andiamo a togliere i vari giardini e qui si mette tac, e quindi io l'ho metto l'aggiornamento qui al centro. Questi paletti sono i vari, tutti le varie cose mi vanno ad identificare la zona dell'università, quindi so dove andarla a piazzare, tutti i vari lampioni, le varie panchine. E come vedete però adesso il noise pollution è diventato medium, cioè fa un po' più di casino, quindi attenzione. Gli studenti sono aumentati e adesso bisogna aspettare e vedere se va su. Allora qui c'è un'altra cosa. Allora quando questo è andato probabilmente a piazzare qualche cosa, c'è lo snapping, quindi si possono piazzare gli edifici snappando o in un punto o nella strada. Ha messo qualcosa qua perché il cursore è qui a destra, non so che cosa abbia aggiunto. Una polizia è andato ad aggiungere perché c'è un sacco di crimine, quindi sono molto felici e quindi il livello di felicità va ad aumentare. Qui ci sono gli uffici, come vedete qua viola. Andiamo ad andare avanti, questi sono assolutamente felici. Andiamo a tornare un attimo indietro a vedere se non ci siamo persi qualche cosa. Quindi andiamo a soddisfare dei bisogni. Qui probabilmente c'è molta criminalità, mettendo qua la polizia andrà poi a togliersi la criminalità. Andiamo avanti. Ecco, anche questo è assolutamente, vabbè, potremmo stare mezz'ora qui a guardare tutti i numeri, ma qui c'è di tutto. Allora, penso che siano taxi, autobus, treni, tram, metro, navi, aerei, mancano i razzi, poi ci sono i cargo, quindi divisi public transport e cargo con i camion, con i treni, con le navi e con gli aerei. Quindi come vedete qua ci sono i trasporti pubblici, i depositi come questo, gli stand dei taxi, bus stop e così via. Poi qua non si vede. Qui tutta questa parte centrale sono tutti i binari del tram. Quindi guardate che stazione, che deposito dei tram pazzesco, che non è assolutamente neanche immaginabile ora qua. Come vedete lui lo piazza. Ovviamente questi qua probabilmente danno il pollice in giù perché probabilmente fa un po' troppo rumore. Ecco, non so se è fissa così o se si può magari avere un'altra configurazione, però già è una configurazione pazzesca questo, ha un altro tipo di ingombro, quindi poi andiamo a notare sempre, guardate la precisione qua nel fare la strada. Vi sfido a farla così vicino con un incrocio del genere, quindi molto molto bello, molto molto fatto bene, ecco. Poi andiamo, questo è il tram e andiamo a vedere i trasporti pubblici. Ci fanno vedere un po' come sono fatti i trasporti pubblici. Come vedete abbiamo la linea, cosa che adesso l'abbiamo stilizzata, invece qua possiamo avere la linea, da quale deposito parte,
la destinazione, il nome della linea e i passeggeri che ci sono dentro, e fin qua ci siamo. Poi andiamo a sovrapporre, finalmente non abbiamo il colore tutto bianco e quindi non vediamo la mappa. Qui effettivamente è molto più bello, caspiterina, così. E possiamo anche mettere, come avete visto, abbiamo tutte le statistiche fatte meglio, i veicoli assegnati, ma anche il ticket price per linea, quindi possiamo cambiare il tipo di linea, quindi il tipo di prezzo per ogni linea, va bene? Quindi possiamo cancellarla, possiamo metterla, guardare dov'è il veicolo, eccetera. In questa parte andiamo a vedere un attimo questi dettagli sono del campus, secondo me, perché è verde. Sì. Guardate il segno delle varie rotonde, delle varie corsie, che sia l'asfalto consumato, potrebbe assolutamente essere. Guardate già questo incrocio, cioè non era possibile fare un incrocio così vanilla, assolutamente no. Questo adesso raggiungiamo, qui siamo verso l'alto, ci fa vedere degli edifici. Anche qui guardate i particolari con tutti il marking tool, un parcheggio, questi due edifici residenziali fatti molto molto bene, molto belli. E qua andiamo a vedere i livelli. Come vedete qui ci sono, allora, in questa palazzina ci sono 15 abitanti, quindi direi che ci siamo. Ok, no, scusate, household sono 15 famiglie, ok? E i residenti qua sono 25. Quindi i numeri in questa versione sembrerebbero molto più reali. Guardate che belle queste siepi, bellissimo, sono assolutamente contentissimo. 5 livelli confermati, tenore di vita, e quindi come vedete qua ci sono tutte le 15 famiglie. Quindi noi probabilmente potremmo anche andare a vedere una per una dove sono, in quale piano, come stanno, dove lavorano. Pazzesco, cioè da perderci veramente da perderci gli occhi. Non vedo qui, questo è secondo me è il crimine, potrebbe essere. Mi sembrava di aver visto questa, però non so questa iconcina. Ecco, si va a vedere. Andando a selezionare, lui ci fa vedere i residenti, la composizione, quanto hanno studiato, quindi se sono che non hanno studiato fino a che sono laureati, highly educated, e quindi va a vedere la percentuale della paga, cioè quanto sono ricchi, no? Il loro tenore di vita, assolutamente. Belli, fatti bene, quindi si vede a seconda dell'edificio, quindi bello, fatto bene. E qui andiamo assolutamente in una cosa che abbiamo solo sperato, ma non l'abbiamo assolutamente vista. Allora, questa è una coal power plant, questi sono gli evaporatori, e ci sono questi edifici, questi modulari praticamente, ci sono i vari aggiornamenti. Hanno probabilmente introdotto il concetto di a mano renderlo modulare, modificabile. Guardate i tubi, guardate, non è stilizzato, non sembra arrivato da un film di fantascienza come sono i coal power plant adesso. È veramente fatto bene, ok? Quindi con l'impronta, con lo spazio giusto, grande, inquina un casino, e vedete quanti tipi di inquinamento ci sono. 3: del terreno, ground, dell'aria, air, e del rumore, noise pollution, ok? Quindi
Coal, quindi ovviamente ce ne sarà un altro. Qui c'è Coal, ci saranno anche scritti altri tipi, ci saranno anche il solito l'olio combustibile impiegati, efficienza 134 e anche qui mantenimento 140.000, perché qui c'è la virgola, non è 140, è 140.000, perché qui è 6,440, sono i separatori questi, non è che è quindi attenzione. Quindi un mantenimento, dovremmo probabilmente cominciare a ragionare un po' meglio da questa cosa, ecco, quindi si potranno aggiornare. Qui di nuovo l'inquinamento qui, ecco, è assolutamente nel suo massimo splendore, nonché guardate i binari, cioè notate i binari qua, l'apoteosi dei binari. Direi abbastanza, qui un pochino vanillesco, ma qui no, perché questo qua non si poteva fare in vanilla, quindi. E anche qui, ecco, per carità, qui c'è l'inquinamento dell'aria, poi le sorgenti di inquinamento dell'aria, quindi evidenziate, l'inquinamento dell'aria dovuto al traffico e la direzione del vento. Diventeremo pazzi, quindi l'inquinamento sarà qualcosa, non potremo mettere probabilmente le cose, non dico un pochino a caso, ma non ci facciamo caso all'inquinamento atmosferico del vento adesso, e poi avremo probabilmente invece addirittura anche il vento che ci porterà al fumo e quindi protesteranno e moriranno tutti e dovremo rifare la città, quindi avremo il nostro da fare. Qui la stessa parte dove aveva messo probabilmente prima di mettere la polizia, qua ci fa vedere il momento prima con il crimine, e c'è di tutto qua dentro, quindi sì che c'è una capacità di avere 100 persone in prigione e 600 quindi qui nelle centrali di polizia, qui nelle prigioni, però siamo al 29% di crimine, e il 29% lo dice come ancora accettabile. Poi qui c'è di tutto: edifici della polizia che non ci sono perché sarebbero blu, quindi non ci sono, le prigioni marroni che non ci sono, quindi saranno distanti, quindi per quello che qui c'è probabilmente, perché non c'è, in questo distretto non è coperto da questi servizi, le macchine della polizia, i van della prigione, eccetera, quindi con la possibilità di andare a togliere o a mettere i colori qua, pazzesco. E qui vediamo tutte le infoviews, finalmente tutte le infoviews, non so dove ha schiacciato, non si vede qua quale pulsante è schiacciato, quindi amen, ce lo teniamo così, però c'è veramente di tutto qua. Abbiamo visto che è schiacciato questo, ma non so se, o forse questo è il pulsante della Infoviews, probabilmente sì, e qua sotto sono altre cose, ancora meglio, quindi ancora meglio. Qui c'è il traffico che siamo abituati a vedere nelle nostre statistiche, semplicemente verde-rosso. Qui è un po' più particolareggiato, ci sono più livelli, c'è una media, come vedete, a seconda delle ore. Attenzione ragazzi, quindi ci saranno le rush hour, ci saranno le ore di punta probabilmente, perché è così. Qui c'è tutto, vediamo, qui ci sono le industrie, questa è tutta la parte che vedevamo di là con la ferrovia, e troppo ce ne sarebbe da vedere. Una cosa che riprendo da quello che dice $2.20 nel suo video, lui ha fatto la città che vediamo tutta col ciclo giorno-notte abilitato, quindi
mentre adesso col ciclo giorno-notte non è proprio facile costruire perché non vedi niente. Da quello che ha detto lui è molto usabile, e quindi lui l'ha lasciato abilitato ed era molto molto soddisfatto. Vedete, qui va a togliere il volume di traffico e adesso lo va ad abilitare, quindi si vede il viola qua di lato. Ecco, qui si va a vedere Industry DLC, ci sono le catene, qui c'è un po' di tutto, quindi qui c'è un pollo, quindi penso allevamenti, coltivazioni, ortaggi, cotone, lumber, legno, minerari, quindi pietre, non so se sia, questo è carbone, questi saranno, non lo so, magari pietre preziose, non lo so, diamanti, non ho idea, questo è olio, quindi petrolio. E come vedete è questa parte qua, quindi c'è olio, miniera, wood, terra fertile, ci sono gli hub specializzati, quindi ci sarà un centro, il famoso centro. Qui già vedete che c'è un altro, già viene messo a seconda che sia più o meno fertile per andare a fare un'industria forestale, come è selezionato, e ci dà tutti i numeri che può fare di legno, di fertilità, eccetera. Quindi ecco, questo è una cosa, un livello di precisione che prima non c'era, e ovviamente Industry DLC. Non so se noi stiamo vedendo queste cose, ci saranno tutte o verranno aggiunte con i DLC dopo. Io non lo so, non vorrei far cadere le speranze, però io sto vedendo cose che sono state introdotte dopo. Allora, qui andiamo a vedere un attimo una cosa che mi è sfuggita. Allora, quando lui passa sopra qua, dice, va a vedere probabilmente la resa di dove sta mettendo il cursore. Quindi 81 tonnellate al mese. E quindi c'è la possibilità di andare a vedere. Questo ci fa vedere un esempio di industria, direi piuttosto ben fatto rispetto a quello che ci siamo abituati. Guardate gli alberi, pazzesco. Il camion all'americana che lo seguiamo e va a vedere, è un cargo, quindi questo è una linea di trasporti che quindi transporting, owner e destination, lui ce li fa vedere effettivamente col tipo di merce, quindi ci saranno statistiche anche per tipo di merce, e qui si vede New York e l'ispirazione nella sua interezza. Un sacco di cose, quindi campi di calcio dall'inizio, e non c'erano prima, non c'erano, campo da football americano. Questo sarà ospedale, università. Questo sembra essere un porto, quindi per far arrivare i ferries. Questo qui, come vediamo, altri tipi di ponte, il ponte abbastanza largo, e le ciminiere l'ha messe separate. Qui ci sono le rotaie, sempre lui l'ha lasciate separate. Assolutamente bellissimo. Ovviamente, se qualcuno se lo fosse dimenticato, ci sono le 4 stagioni, e qui vediamo l'inverno, vedete? Tutto preso d'inverno e diventa tutto assolutamente diventa notte, quindi ciclo giorno-notte, e questo è quanto avremo a disposizione. Avremo a disposizione tutto quanto abbiamo visto qua? Non lo so, guardate l'effetto grafico. Lui dice che questo, non so se quello che vediamo è esattamente questo, secondo me no, però si avvicinerà molto. Ottobre 24, andiamo a vedere un attimo la pagina
per andare a vedere cosa uscirà. E per finire andiamo a vedere gli appuntamenti ai quali andiamo incontro. Andiamo nella pagina di City Skylines sul sito Paradox, vediamo la conferma 24 ottobre, vediamo le piattaforme Steam, Microsoft, la console, l'Xbox e la PS5. Poi ovviamente la frase è with a deep simulation and a living economy, quindi una simulazione profonda, attenzione, e qui ci sono il pre-order bonus. Se viene ordinato adesso danno 9 edifici unici, quindi più la mappa di Tampere o Tampere dovrebbe essere. Come vedete allora ci danno The Landmark Building Include, quindi includono il London Eye, che sarebbe la ruota panoramica, Notre Dame, la National Gallery, Grand Hotel, il Botanic Garden, Nasineula, Xilian Bell Tower, Sanie e National Diet. Magari questa è proprio la Nasineula. Ebbene sì, come vedete, Nasineula è la torre dove c'è il ristorante in alto a Tampere, quindi questa è una torre panoramica come ce ne sono in tante, penso che ci sia a Toronto, c'è anche a Vienna, ce ne sono tantissime. Allora, da adesso uno ogni settimana praticamente ci sarà un appuntamento fisso, come vedete, che andiamo adesso a vedere, quindi andiamo ad esplorarli, ma prima ordinando la Ultimate Edition daranno il base game, il San Francisco set, che quindi immagino che sia un qualcosa che riguarda soprattutto il ponte, ma non solo, spero che ci sia dell'altro. Poi Beach Properties, quindi ci sono degli asset, un Content Creator Pack che sarà disponibile Q4 2023, quindi subito prima di Natale, direi. Quindi esce questo e poi dopo poco dovrebbero aggiungere queste villette da mettere lungo il mare. Poi la Deluxe Relax Station, quindi la prima radio. Poi ce ne sarà un'altra e andiamo nel 2024, primo quarto, secondo quarto, quindi entro i primi 3 mesi ed entro giugno, quindi da marzo a giugno. Entro i primi 3 mesi ci saranno le Urban Promenades e Modern Architecture e la Soft Rock Radio. Poi ultimo Bridges and Port Expansion, quindi questo sarà un asset. Ecco, come vedete già c'è un asset pack, quindi l'asset pack ci dà degli asset come se noi li potessimo scaricare dal workshop, però penso fatti molto bene e dedicati con un certo tema. Questi sono i 2 Content Creator Pack come l'abbiamo conosciuti, quindi aggiunte che non aggiungono però funzionalità, mentre il Bridges and Port è un DLC e ci sarà entro giugno 2024. Tutto questo col prezzo del della Ultimate Edition. Ok, qui vediamo qualche screenshot che abbiamo già imparato a conoscerlo poco fa. Allora, qui andiamo adesso a vedere gli appuntamenti fissi. Gli appuntamenti fissi ci saranno, come vedete, il 19, quindi uno per ogni settimana, 19 giugno, 26 giugno, poi luglio, eccetera eccetera. Si parte dalle strade, il traffic, l'intelligenza artificiale del traffico, Public and Cargo Transportation, quindi trasporti pubblici e cargo,
le zone e i signature building, quindi quell'impronta viola che vedevamo, così inizieremo a capirla. I city service, elettricità e acqua, speriamo che ci sia anche l'acqua salata, speriamo. Mappe e temi, clima, economia, cittadini, game progression, l'ultima, sound and music e cinematic, camera e photo mode. Quindi andremo a esplorare un po' di cose. Quanto vi ho detto, avete tutti questi link in descrizione dell'episodio. Poi, prima di finire il tutto, volevo ringraziare chi mi ha dato una grossa mano, che è Marco Lamon. Grazie mille, grazie moltissimo. Qualche riflessione finale, ed è, allora, di quanto abbiamo visto. Allora, trovate la pagina Steam, andiamo a mettere la pagina a tutto schermo. Io ho già acquistato, quindi ho già fatto la mia scelta. Il prezzo è $49,99 City Skylines normale e la Ultimate Edition $89,99. Un dubbio è questo: qui c'è scritto italiano interfaccia e non è stato tolto, quindi avevamo un commento che smentiva l'italiano, ma l'italiano continua a esserci. Quindi o hanno risposto troppo velocemente, andando nel dubbio a smentirlo, però vedremo. Per adesso è qua, quindi non lo so. Prendetelo, potrebbe assolutamente essere. I requisiti, se sono giusti, se rimangono, perché se è sbagliato l'italiano potrebbe anche essere per i requisiti, non essere precisi. Danno un i7 di nona generazione come processore Intel, oppure AMD un Ryzen 5 5600X, 16 GB di RAM come consigliati. Io sto leggendo consigliata, minima, lo so, minima, ok, minima si accende. Scheda video minima una 2080 Ti oppure una Radeon RX 6800 XT. Quindi sono assolutamente dovrebbero essere questi. Non so se sono abbastanza non altissimi, però vedremo, perché a mano che aggiungeranno DLC e funzionalità, come abbiamo visto anche con Cities 1, questi parametri sono aumentati. Come verranno gestite le varie espansioni? Secondo me il discorso il discorso che abbiamo visto qua, lo sto cercando per vederlo assieme, il discorso che abbiamo trovato e che ci dava le strade con la possibilità di mettere le espansioni americana o europea, ecco, queste secondo me sarà un modo per andare a fare le varie espansioni. Eccola qua. Io immagino DLC e content creator pack che andranno ad aggiungere bandierine, la bandierina giapponese, la bandierina di un certo paese, africana, e così via. Quindi temi che andranno ad aggiungersi qua, temi che andranno ad aggiungersi probabilmente anche ai distretti e così via. Ovviamente tutte queste simulazioni e quello che abbiamo visto, non so se per esempio tutta la parte che riguarda Industries DLC la troveremo già in vanilla. Io
qui abbiamo visto anche il ponte, ma il ponte abbiamo visto che è aggiunto, no? È il San Francisco Bridge. Quindi abbiamo visto abbiamo visto i porti, ma i porti saranno aggiunti secondo quarto 2024. E quindi non lo so, non lo so. Devo dire che potrebbe essere. Per adesso è confermato che esce, assolutamente, però che cosa ci sia dentro io non lo metto, non lo do per scontato. Bene, direi che abbiamo fatto una bella panoramica, un bel approfondimento. Andremo a fare un approfondimento ogni volta che esce fuori uno delle nostre aggiunte che sono qua. Quindi con la feature 1, con il Road Tools, andremo finalmente a vedere quali mod hanno aggiunto oltre a quelle che abbiamo individuato adesso. Grazie mille, grazie per essere stati qua fino alla fine. Ditemi la vostra nei commenti, ditemi se mi sono perso qualcosa di gigantesco, e ci può stare, ecco, spero di no. Andremo sicuramente a recuperare in tal caso. Andremo a vedere altre cose. Ecco, per esempio Mark mi ha segnalato la feature 11 è un po' particolare, perché ci sono, allora, le milestone ci danno punti che possono essere spesi nei rami di sviluppo, quindi c'è una specie di progressione che viene fatta, forse diversa da adesso è lineare, a mano che raggiungi Megalopolis arrivi alla fine, come dice Todi, Megalopolis. Però non è detto, potrebbe esserci anche altro, vedremo. Grazie mille per essere arrivati fino alla fine, grazie a tutti gli abbonati che mi permettono di andare avanti con questo canale. Grazie mille perché siamo arrivati a 2600 iscritti. Abbiamo raggiunto, come avete visto, anche un certo numero di abbonati che ci permette di avere gli 8 scudettini quando si entra dentro al canale. Insomma, direi che ci siamo, no? Aspettavamo Cities, l'abbiamo avuto, eccolo qua. Ci vediamo col il primo appuntamento, che è i Road Tools. Grazie mille, alla prossima, ciao a tutti.